E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ragazzi, che dire, ve l'avevo promesso ed eccoci qua. Sono le 9:30, 21:30 della sera di Pasquetta. Siamo reduci tutti, immagino, da una giornata molto impegnativa. Non so voi, io abbastanza. Spero che vi siate divertiti anche voi senza star dietro ai grafici, che tanto già ci perdiamo la testa giorno dopo giorno. Ma nonostante ciò, lo sapete, ve l'ho promesso, si rimane sul pezzo e anche oggi chiuderemo la giornata così, con il nostro flash update dove andiamo a vedere cosa sta succedendo a Bitcoin. E ragazzi, sta succedendo una cosa iper interessante. Come al solito, quando noi siamo distratti succedono le cose più interessanti. Non so se lo sapevate, ma oggi il mercato americano era aperto e tra l'altro, guardate, Nasdaq sta performando da cani, siamo al meno 3,2% e Bitcoin è più 2,5%, cioè è una giornata super interessante proprio perché di nuovo, cioè sta succedendo sempre più spesso che Bitcoin mostra forza laddove Nasdaq e il mercato azionario mostrano enorme debolezza, in una fase di incertezza, di paura sui mercati, con il VIX, guardate, che sta incrementando anche oggi. Normalmente ci aspetteremmo da Bitcoin in una situazione come questa una reazione come il mercato azionario peggiore, cioè in leva, quindi un inciampo ancora più marcato, e oggi invece, e non è la prima volta, anzi sta succedendo fin troppo spesso nell'ultimo periodo, si sta comportando con forza. Quindi andiamo un po' a vedere che cosa sta succedendo. Guardate, questo è il grafico Bitcoin Nasdaq, che sapete che lo stiamo seguendo molto da vicino nell'ultimo periodo, ve l'ho fatto vedere varie volte come uno dei grafici più importanti da guardare. Sta sfiorando, si sta avvicinando pericolosamente, e per pericolosamente intendo che noi godiamo ovviamente se ci si avvicina ai suoi massimi, e lo abbiamo detto anche nelle scorse live. Quando questo grafico parte con nuovi uptrend anticipa, cioè storicamente ha sempre anticipato una forte fase di espansione del mercato Bitcoin e cripto, e guardate che è già da un po' di settimane che si sta comportando in maniera evidente, adesso sta attaccando i massimi. E ragazzi, potrebbero aspettarci tempi molto interessanti, soprattutto contestualizzando tutto questo anche con l'M2 Global. Adesso lo andiamo a vedere, tutto ciò di cui abbiamo parlato spesso, spero che mi abbiate seguito nelle ultime live, perché sono le cose veramente da tenere sotto controllo, tutto il resto sono chiacchiere. Detto questo, ragazzi, se anche oggi siete sul pezzo e siete qui e state guardando questo video alle 10 di sera di Pasquetta, io voglio leggere un bel pipistrello nei commenti, perché vuol dire che siete i numeri uno, siete veramente i numeri uno, inossidabili, che non mollate mai e siete veramente dei grandi. E lasciate anche un bel like, ovviamente, iscrivetevi al canale, perché ve l'ho detto, sarà un periodo bello caldo, bollente, e noi lo seguiremo insieme, commentandolo in live e vedendo giorno dopo giorno che cosa succede. Mi raccomando. Infine, seguiteci su Telegram, questo è altrettanto importante, perché lì 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, anche in questi giorni festivi abbiamo pianificato un po' di notizie, un po' di approfondimenti, ci aggiorniamo su tutto ciò che muove il mercato in tempo reale. Ti lascio il link in descrizione, mi raccomando, non mancare per nessuna ragione al mondo. Andiamo a vedere ora rapidamente cosa sta succedendo a Bitcoin. Allora, ve l'ho già riassunto, no? Si sta comportando in modo estremamente forte e positivo in una giornata che per i mercati azionari è debole, ok? Oggi il mercato americano è aperto e il mercato americano, vedete, dopo un'apertura in gap negativo, tra l'altro, è in rosso, sta andando in rosso, meno 3%. Bitcoin al contrario si sta comportando in maniera eccezionale e tra l'altro
ha fatto tutta una giornata estremamente positiva, cioè ha aperto in maniera molto forte stanotte, poi oggi si è comportato molto bene, è rimasto stabile, adesso vediamo come chiuderà. In ogni caso sta provando ad attaccare, vedete, quello che è il livello di resistenza principale dell'attuale costrutto di bottom, che è anche appunto il livello chiave da tenere sotto controllo per far partire un eventuale contromovimento rialzista, ok? Perché parlo di contromovimento? Vedete, questo è il costrutto di bottom, una sorta di W, un classico pattern W appunto di bottom. Se viene violato, attenzione, perché il costrutto di bottom è tale solo se si conclude chiaramente il costrutto stesso, e in questo caso per concludere occorre sweep degli 88.008, quindi qua sopra, e chiusura sopra gli 87.005, ok? Queste sono le due caratteristiche necessarie al fine di poter dire ok, abbiamo chiuso il costrutto di bottom, altrimenti siamo ancora in fase conclusiva. Oggi siamo ancora in fase conclusiva, non è ancora stato chiuso. Nel caso in cui dovesse venire chiuso, i prossimi target sono le resistenze successive, quindi i successivi high. Abbiamo questo a 90.006, abbiamo quello qua sopra a 93.700, che è molto importante perché è un low settimanale. Quindi se su time frame settimanale dovessimo andare a rompere questo livello sarebbe una rottura forte, ma il livello più importante in assoluto è 96.500, che è l'origine, vedete, del movimento di breakdown e del dump di fatto che ci ha portato a toccare questi minimi. Comunque vedete come questo costrutto di bottom si veda anche sul settimanale, ma di nuovo serve lo sweep, quindi occhi puntati in primis sulla zona qui degli 88.000. Quello è il primo livello da attenzionare per vedere poi la reazione di domanda e offerta, come si comportano e come fanno eventualmente propagare o evolvere il movimento. Il bull case, come vi dicevo poco fa, è la domanda, no, che ha la meglio, e quindi la continuazione rialzista verso i target successivi. Il bear case al contrario è sweep con assorbimento e andare a perdere questa zona qua, no? Quindi il low di questo range, questa fase di consolidamento che abbiamo vissuto, no, prima di questo tentato attacco, che significa sweep degli 82.008 e chiusura sotto, vedete, la zona degli 83.006. Questo è il bear case. Tutto ciò che invece accade più o meno qua non è particolarmente significativo, ok? Serve un po' di direzionalità da una parte o dall'altra, altrimenti sono movimenti un po' fini a se stessi. Nel caso del bear case abbiamo come target a seguire 79.500, nel caso del bull case ve li ho detti i target principali di estensione continuata. Chiaramente, come dicevo, l'estensione in bull case sarebbe poi da monitorare, perché non è come dire, è finito il ritracciamento, si ritorna in bull market, eccetera eccetera. La direzionalità rimane ancora a dominanza ribassista fino a prova contraria, e la vera prova contraria di fatto, la prima, la più importante, sarebbe il recupero dei 96.005. Guardate anche il time frame mensile, ve lo faccio vedere qui, che abbiamo costruito il grafico apposta. Quanto è eloquente, no? Molto interessante questa shadow, ok? Quindi questa candela mensile, mancano una decina di giorni, sarà curioso vedere come chiude. Come vedete è un time frame che mostra palesemente come la struttura sia ancora principalmente rialzista sul lungo termine, ok? Quindi non ha senso parlare di bear market o robe del genere con solo una leg down del genere, di questo tipo. Chiaro è che qua ora c'è da capire l'evoluzione, quindi evoluzione del tipo retest e continuazione ribassista iniziamo a propagare, e se andiamo ad attaccare i 71.300 e poi a perderli c'è il rischio, no, che questo ritracciamento evolva in qualcosa di peggiore. Se al contrario rientriamo qua dentro e andiamo a chiudere una bella candela mensile recuperando i 93.200, che è la resistenza attualmente che ci separa, no, dalla zona poi del top, è un bel segnale di probabile, no, recupero di forza, ecco, da parte della domanda. L'altro grafico importante da tenere sotto stretta sorveglianza è il nostro grafico del Global M2.
Come vedete ci stiamo avvicinando alla zona bollente. Qua si parla di 1° maggio come giorno di potenziale ripartenza. Ripeto, se non è certo, è un se, è dato da statistiche forti, ma la certezza purtroppo non ce l'abbiamo, ma è una cosa comunque che vale la pena monitorare, è un dato, no, che abbiamo, quindi perché buttarlo via? Se si dovesse riverificare questa forte correlazione di cui vedete qua i numeri, dovremmo essere molto vicini, vedete il 1° maggio, è stimato come data di ripartenza, ma comunque siamo più o meno in zona. Adesso non è che c'è la precisione millimetrica, potrebbe essere un po' prima, un po' dopo. Quindi vediamo se l'eventuale recupero, vedete che stiamo osservando, no, proprio sui time frame di breve al momento su Bitcoin, può essere una prima scintilla di accensione di questa fiamma che potrebbe appunto inizializzare questo movimento di rialzo statisticamente previsto, ipotizzato appunto da questa correlazione con il Global M2, che nel frattempo, non so se avete continuato a seguire, ma sta facendo nuovi massimi uno dopo l'altro con una certa forza, ok? Quindi questa è la situazione lato Global M2. Stiamo un po' a vedere il mercato altcoin, tutto il resto sta abbastanza tracollando. A riguardo vi ho recuperato un dato che è molto interessante, ovvero l'altcoin più resiliente in questo ciclo di mercato. È stata, guardate, BNB. Questa è una heatmap dove potete vedere in caldo, quelle più calde sono le altcoin che hanno avuto un drawdown peggiore, ok? E invece quelle che vedono meno caldo, meno zone rosse e arancioni, gialle, sono quelle che hanno avuto un drawdown più contenuto. Si va dal 2020 ad oggi. Come vedete abbiamo una forte concentrazione dal 2022 in poi, che è il bear market, l'ultimo grande bear market da cui tante non si sono più riprese, e come vedete BNB è quella che anche nel bear market, vedete, ha un giallo meno rosso, il rosso è quello più caldo in assoluto, e poi ha avuto una ripresa, vedete, fino a riportarle a colori freddi, mentre le altre, anche TRX, che è la terza più resiliente dopo Bitcoin prima, BNB seconda, TRX terza, ha comunque, vedete, sofferto l'ultimo periodo. L'ultimo periodo è stato molto sofferto da parecchie altcoin, ok? Quindi BNB ad ora è quella che si è comportata meglio. Questo ve lo butto lì come statistica e come dato interessante sul mercato altcoin. E questo tra l'altro è interessante perché non considera la produttività di BNB, ok? Che significa tutto quello che ottieni farmando in qualche modo airdrop, launch pool, eccetera eccetera, di BNB stesso. Ne abbiamo parlato in un video dedicato, vi ho fatto proprio il calcolino, e nel 2024 ha dato un APR del 70%, ipotizzando di aver acquistato BNB all'inizio del 2024. Non la volatilità che ha fatto per 2 e passa, ma dico proprio solo di airdrop ha fruttato il 70%, quindi BNB si è dimostrato un asset con le palle, per usare un bellissimo francesismo. Ragazzi, è Pasquetta, è sera, non vi voglio fare l'asciugata, vi volevo solo aggiornare sugli scenari attuali di Bitcoin. Ragazzi, guardate il grafico Bitcoin Nasdaq, questo è il grafico più importante da vedere, vediamo se romperà i massimi. Stiamo andando incontro a una fase che potrebbe essere veramente bollente e ho sulla FOMO cuffia in questo momento, ecco, quindi occhi aperti, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Sono giornate decisive, giornate chiave, e noi le seguiremo insieme, quindi mi raccomando, seguitemi sia qui sul canale che su Telegram, dove ci aggiorniamo in tempo reale. Chiudo con un saluto al nostro sponsor, che è Bitpanda, che permette di acquistare oro fisico e assicurato
come vedete è conservato in un caveau svizzero, si tratta di metalli fisici. Bitpanda è uno dei broker più regolamentati al mondo in Europa, in assoluto, proprio tra tutti i broker mondiali è tra i più regolamentati in Europa. Come vedete c'è una proprietà tutelata legalmente degli asset che tu detieni e c'è anche appunto un'assicurazione sugli stessi. E inoltre offre un bonus di benvenuto di 50 euro a tutti i nuovi utenti. Vi lascio il link in descrizione. Se voi vi iscrivete, depositate 100 euro, per ogni 100 euro che investite vi vengono regalati 10 euro cash prelevabili fino a un massimo di 50 euro per 500 euro investiti, quindi è un 10% regalato sui vostri primi 500 euro investiti, con cui potete fare altri investimenti, prelevarli, farci quello che volete. Sono soldi cash, non un bonus finto, ma sono effettivamente sul vostro conto Bitpanda. Vi lascio il link in descrizione qualora vi dovesse interessare. Io amici vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, mi raccomando pipistrellate se mi avete seguito anche oggi, vi auguro di cuore una buona Pasquetta, spero che l'abbiate passata bene sia la Pasqua che la Pasquetta in famiglia, con amici, con persone a cui tenete. Noi ci rivediamo nei prossimi giorni, mercoledì in live come di rigore, e non perdetevi i nostri aggiornamenti, state sempre sul pezzo. Un carissimo saluto e alla prossima.